Simtrek Pro Pedal GT Mark II, ultimo gioiello prodotto da Simtrek. Gabor Zerkudi, spero di pronunciarlo bene, CEO dell'azienda e promotore di quello che è tutto il progetto di Simtrek. Qui nell'intro faccio proprio la cronistoria di una passione partita dal padre, ex pilota, dove si è anche autocostruito i veicoli con cui correva. Poi nel 2001 hanno fondato insieme al figlio una società in cui costruivano automodelli RC, ultima sua passione il mondo del sim racing, e ormai già da tanti anni produce questa pedaliera che va ad aggiornare continuamente. Questo soltanto per farvi capire la passione che c'è dietro alcuni prodotti nel nostro mondo. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, oggi parliamo della Pro Pedal GT Mark II di Simtrek. Il modello che mi è stato mandato è la 3 pedali con il base plate e spero vi siate goduti l'unboxing perché è una delle confezioni più belle che io ho mai ricevuto. E si vede che dietro c'è un'azienda che ha lavorato anche nel modellismo, perché ci sono ricambi, 1000 molle, 1000 elastomeri, 1000 rondelle, 1000 cappucci, tutti riposti ordinati all'interno della scatola, una scatola poi anche molto compatta, per quanto la maestosità di questo prodotto è uno dei primi aspetti che mi ha colpito. Entriamo subito nel vivo della recensione iniziando a parlare del base plate. È formato da due piastre laterali al CNC, sono spesse 5 mm, hanno due fori laterali in questa piegatura dove potete ancorarla alla vostra postazione e c'è la parte del battitacco che rimane sospesa, ma totalmente solida in questo progetto. Queste due piastre poi sono unite da due profilati di alluminio da 40 x 40 mm dove verranno poi poggiati e fissati i pedali. C'è invece poi questa piastra in metallo anodizzata nera che in realtà potete andare a regolare tramite queste tre asole, più avanti, più indietro, più in alto o più in basso. Sicuramente un optional gradito per aumentare quelle che sono le varie regolazioni che si possono fare su questo prodotto. Unica mancanza dal mio punto di vista è un effettivo battitacco dove andate ad appoggiarvi con il piede. Io in realtà non li uso quasi mai per il mio stile di guida, però a qualcuno potrebbe interessare. Arriviamo però nel vivo della recensione, i pedali, e vi racconto subito quelli che sono gli elementi comuni a tutte e tre. Sono prodotti totalmente in alluminio, non ci sono giochi da nessuna parte nelle congiunture. Il movimento in tutti i pedali è assistito da cuscinetti a sfera e questo offre veramente un tipo di fluidità nei pedali davvero alta. Devo dire che anche i trattamenti fatti sull'alluminio, anche dopo oltre un mese di utilizzo, la rendono sempre nuova. Veramente ottimo il materiale e la lavorazione effettuata su tutti i pedali. Sono presenti poi su tutti i pedali queste staffette su cui sono proprio montati direttamente, che consentono di andare a inclinare il pedale un pochino più avanti e un pochino più indietro. Per quanto riguarda la piastra dove andrete a appoggiare il pedale, in realtà sono personalizzate tutte e tre. Quella dell'acceleratore è l'unica che è già lavorata al CNC direttamente sul pedale, quindi non potete regolarne l'altezza. Invece per quanto riguarda freno e frizione potete spostarli con varie regolazioni più in basso o più in alto. Nel caso utilizzate anche
il loro base plate, potrete anche spostare più in alto o più in basso il poggiatacco e andare a variare quindi l'altezza totale di tutti i pedali. Per quanto riguarda la piastra dell'acceleratore, è alta 16 cm e larga 6. Quella del freno è alta 10 e larga 8. Quella della frizione è alta sempre 10 e larga 6,5. Come vi ho detto, la struttura proprio del pedale è tutta in alluminio. Anche dove ci sono queste piastradelle, vedete la generosità di materiale che è stato utilizzato in ogni dove. Vi dico subito però che per quanto riguarda proprio la parte dove appoggiate il piede, ho preferito utilizzare quasi sempre le scarpette. Questo perché sono molto lisci e offrono un grip tranquillamente anche con i calzini, però la grandezza di questi fori dal mio punto di vista mi ha fatto preferire utilizzarle con le scarpette, soprattutto per quanto riguarda il freno, visto che premo tanto e mi davano fastidio un pochino questi fori così grandi sotto il piede. Però apprezzo tantissimo quella che è la profilatura sia della piastra del freno che quella della frizione, che va a accompagnare il piede proprio durante la pressione. Per quanto riguarda invece, come vedete, quella dell'acceleratore è totalmente dritta. E proprio per quanto riguarda il fissaggio dei pedali, ci sono delle asole che permettono un'ulteriore regolazione più avanti o più indietro di tutto il pedale, e quindi magari anche a chi piace spostare per esempio il freno più avanti rispetto ad acceleratore e frizione per agevolare il puntatacco. Arriverei adesso agli aspetti peculiari di ogni singolo pedale. Per quanto riguarda il feeling del pedale, è demandato a questa molla a compressione aiutata da un damper idraulico. E qui ragazzi apro una parentesi gigantesca, ho utilizzato tantissimi di questi ammortizzatori. Credo che questi siano i migliori che ho mai visto. Nulla a che vedere con le cinesate che possono trovarsi in giro. E cosa molto interessante è che anche gli oli utilizzati all'interno dei damper sono specifici per ogni pedale. Ragazzi, la sensazione è una tra le migliori che ho mai provato personalmente. Il pedale, come ho già detto, è solidissimo nel suo asse, molto fluido, e proprio quel genere di damperizzazione davvero bella quando andate a premere sul pedale. Per indurire e ammorbidire la corsa c'è questa asola qui, naturalmente come sempre. Più la spostate in basso più andate a ammorbidire, più la spostate in alto più andate a indurire. Vi dico un altro aspetto che farete caso quando andrete a utilizzare questo acceleratore, che il damper in questo caso lavora sia in pressione che in depressione, e spero dal video si possa notare come fa lavorare il piede. Dal mio punto di vista molto bello. Naturalmente avrete notato che la mia corsa è abbastanza breve, potrete regolarla tramite questa regolazione qua. C'è una brugolina che arriva fino a dietro e va ad accorciare o ad allungare quella che è la corsa del pedale. A questa brugola c'è intorno anche un bullone che va a fermare la posizione che avete scelto, e questo vi consente di regolare la corsa del pedale in modo millimetrico, e questo sistema permetterà che non si sposti mai più. A livello di elettronica funziona con un potenziometro. In questo caso c'è poi tutto un leveraggio che arriva fino al potenziometro, che ne va a misurare l'angolazione. Per acceleratore e frizione in realtà è tra i miei sistemi preferiti. Mi piace poi tantissimo l'implementazione proprio nella parte interna del pedale, molto interessante. Naturalmente mi ricordano tanto anche questi leveraggi quelli che possono trovarsi proprio nei modellini radiocomandati. Poi sempre per il discorso di elettronica, tutta l'elettronica della pedaliera è all'interno del pedale dell'acceleratore, e quindi freno e frizione si andranno a collegare direttamente a lui. Lavora a 16 bit, quindi parliamo di 0 oltre 64.000 punti, anche se nell'utilizzo normale sono meno. Nella parte dietro ci sono gli ingressi RJ e c'è un connettore, in realtà è un connettore di alimentazione, quindi è un 2 vie che permette l'alimentazione della vibrazione del pedale e del freno, ma ve ne parlerò dopo. Nella parte dietro invece ci sono due connettori USB Type-C, uno per quanto riguarda l'alimentazione della scheda per l'elettronica dei pedali e un'alimentazione a parte per quanto riguarda quella delle vibrazioni. Ho voluto chiedere anche il perché di questo e mi hanno spiegato che serve per fornire sicuramente più energia dedicata alla parte della vibrazione, essendo poi un motorino abbastanza grande, e questo anche per separare lo stadio d'alimentazione della parte delle vibrazioni da quelle che è poi l'alimentazione che serve per far funzionare il prodotto, e quindi separando totalmente le due cose si migliora quelle che possono essere le interferenze che molto spesso gli stati di alimentazione possono dare. Passerei adesso alla frizione. Ragazzi, io sapete che sono innamorato di questo pedale perché
mi piacciono tantissimo le auto con il cambio ad H. Il pedale di cui mi sono più innamorato nella vita è quello della frizione dell'HPP, ma subito dopo, come piacere e sensazione di guida, devo dire questo. Molto molto bello. Ottimo dal mio punto di vista la scelta del leveraggio. Praticamente nella parte qui sotto c'è una molla a compressione che, come vedete, quando cambia l'inclinazione avete la parte del doppio stacco. E la cosa molto bella, anche quando lo sposto con la mano, che oltre la resistenza che è tanta, quella data dalla molla, l'ausilio del damper offre sia sicuramente una miglior sensazione proprio durante la pressione, come succede per l'acceleratore. In questo caso è un olio ancora più denso rispetto a quello, e aiuta sia la parte di pressione dandovi un'ottima sensazione, ma anche nella fase di ritorno offre un ottimo controllo nella prima fase. Ecco, in questa fase qua, quando lasciate la prima parte e rimanete con il piede leggermente premuto, soprattutto per le partenze, dà la possibilità di avere un grandissimo controllo su quello che è il punto più importante nell'utilizzo di una frizione. Rende netto quel punto e consente oltretutto di controllarlo molto bene. Anche su questo pedale, come vi ho anticipato, c'è un damper che aiuta tantissimo quello che è il feeling del pedale stesso, e me ne ha fatto subito innamorare. Naturalmente anche qui totalmente esente da qualsiasi tipo di gioco, è veramente dal mio punto di vista una bella frizione. A livello di elettronica lo stesso discorso che abbiamo avuto nell'acceleratore, c'è un potenziometro con un leveraggio, si va a muovere e va a leggere l'inclinazione del pedale, e come già ho detto, per quanto riguarda la frizione è una delle elettroniche che personalmente più preferisco. Dal potenziometro poi naturalmente c'è il cavo che andrà a connettersi con l'elettronica sul pedale dell'acceleratore. Non ci sono poi in realtà particolari regolazioni per cambiare il punto di ancoraggio, il punto del doppio stacco, però quando le cose sono fatte molto bene, dal mio punto di vista sopperiscono tranquillamente ad altre regolazioni, dove anche se ce ne sono di più, poi effettivamente il risultato finale dal mio punto di vista è inferiore a questo. Questo è un po' il finale del discorso della frizione. Passerei quindi al pedale del freno. Qui ritroviamo una meccanica, cella di carico, elastomeri e anche qui un damper. È lo stesso damper che viene utilizzato per la frizione, ma anche qui viene utilizzato un olio ancora più denso, offrendo una sensazione alla pressione la più vicina a quella che è una sensazione idraulica. Anche qui mi fermo perché fondamentalmente la meccanica con cui funziona è simile a tantissimi altri prodotti che ho provato, e il mio approccio di base era sedimentato un po' con quelle che erano le mie aspettative con quel genere di meccaniche. Però ogni pedale personalmente mi ha un po' colpito, perché l'utilizzo di questi damper specifici, questi oli specifici, la qualità poi di costruzione totale mi hanno fatto fare uno step superiore in ogni pedale a quelle che erano le mie considerazioni su questo genere di meccanica. E anche qui, per quanto riguarda il freno, come ripeto, è una meccanica comune a tante altre, il feeling dal mio punto di vista è superiore a tante. Posso dire che entra nelle mie 3 pedaliere preferite con questo genere di elettronica e meccanica, e cercherò anche di farvi capire il perché. Per quanto riguarda la dotazione che viene data di elastomeri, molle, ragazzi, è qualcosa di esagerato. Ci sono veramente tantissimi elastomeri, tantissime molle, tantissime cover di lunghezze e spessori diversi che fanno lavorare lo stesso elastomero in modo diverso, tantissimi spessori. Ragazzi, potete veramente raggiungere qualsiasi livello di feeling meccanico che vorrete avere dal prodotto, se naturalmente andate a capire come funziona ogni ricambio. Per quanto riguarda lo smontaggio per montare gli elastomeri, in realtà va tolta una vite del gancio del damper dietro e ci sono 2 bulloncini laterali che tengono il pedale totalmente fermo nella sua posizione. Si sposta in avanti, si tira fuori tutto, si sceglie e si monta quello che uno preferisce, si rimonta quello. In realtà questi 2 frontali si possono rimontare tranquillamente con le mani, e invece per questo serve una brucoletta per andarla a stringere. Però veramente una cosa di
pochi minuti. Se poi possiamo dire che a livello di elastomeri le sensazioni possono essere simili anche ad altri prodotti, in questo caso la possibilità di combinazioni viene spiegata benissimo anche nella loro pagina, nelle loro istruzioni, dà la possibilità di fare combinazioni infinite. È uno dei prodotti a livello di componenti per andare a variare i feeling più completo, penso, di base che ho mai avuto. Non ci sono kit aggiuntivi da dover comprare perché è tutto compreso nel pacchetto base. Però se alla fine possiamo dire che la sensazione alla pressione potrebbe essere simile a quelli che sono altri prodotti che utilizzano celle di carico con questa ingegnerizzazione, anche se in questo caso in ogni punto dove c'è un movimento ci sono cuscinetti a sfera, il feeling potrebbe essere molto simile a tantissimi altri prodotti. Anche in questo caso il damper utilizzato dà una marcia veramente in più a quello che è il feeling del pedale. Come vi ho spiegato, funziona sia in pressione che in depressione, l'effetto è davvero molto presente e bello. Oltretutto, cosa molto interessante è che ci sono delle regolazioni di ancoraggio della parte della punta del damper sul pedale. Ci sono 4 regolazioni e queste 4 regolazioni vanno a modificare quanto voi andrete a percepire l'intervento del damper, e quindi in questo caso più lo mettete in basso, più si affievolirà quella sensazione, più lo montate in alto e più diventerà presente. Io li ho provati tutti. Personalmente nella seconda posizione dal basso ho trovato quello che è il feeling che a me piace, un intervento comunque molto nitido durante la pressione e mi è piaciuto. Arriverei poi alla novità più grande della Mark II, che è la vibrazione dietro il pedale del freno. È un motorino vibrante sbilanciato, la cui alimentazione si andrà a connettere sempre separatamente al pedale dell'acceleratore. È un motorino vibrante di generose dimensioni e rende davvero molto percettibile quello che è il suo intervento quando utilizzate il pedale. Naturalmente per la sua regolazione necessita di un software che interfaccia il simulatore con la pedaliera e utilizza SIMAB, ma proprio per il software e le regolazioni in SIMAB ho fatto un video per voi. Eccoci al software Smart Drive 2.0 di Simtrek. Iniziamo a settare quindi il pedale a riposo, non toccate nulla, cliccate il pulsante Set Pedal to Rest Position, lo premete al massimo, cliccate quest'altro pulsante. A questo punto avrete settato il segnale della frizione. Con questi due valori potete dare una piccola zona morta, vedete? Si va ad aumentare o a diminuire, in modo che anche se ci appoggiate il piede, il pedale non inizia a leggere segnale. Volendo lo potete fare anche nella parte alta, io un pochino gliela do sempre. Stessa cosa fate per il pedale dell'acceleratore, in questo caso gli do un pochino più di zona morta anche qui. Come vedete viene letto il valore massimo, che è 65.535. In questo caso vi faccio notare che sul pedale, per esempio sul pedale dell'acceleratore, ma vediamo, sulla frizione anche di più, sulla frizione che è un po' più di corsa per come l'ho settato io, abbiamo 18.000 punti reali di segnale. Per quanto riguarda l'acceleratore abbiamo quasi 15.000 punti reali di segnale. Per quanto riguarda il freno potete settare sempre la zona minima, vedete io già l'ho impostata a 1.5 ma l'ho fatto in realtà manualmente, e poi dovrete inserire il valore di quello che vorrete sia la forza massima. In più per il freno potrete decidere di far lavorare in maniera diversa l'uscita di segnale. Cosa significa? In questo caso, come vedete, lavorano perfettamente in maniera lineare l'input, cioè quello che state dando con il piede, con l'output, cioè il segnale che sta uscendo. Se io per esempio imposto come limite l'80%, al mio 100% di segnale corrisponde l'80% in uscita di segnale per il gioco. Questo sicuramente per giochi in cui la frenata non deve essere mai al 100%, verrà in automatico gestita dal software. In più per ogni pedale è possibile gestire la curva e si può fare in diversi modi, o in maniera lineare o in maniera esponenziale. Vi faccio vedere come funziona e a questo punto vedete in questa parte il segnale è quasi zero, qua comincia a salire, salire, salire. Potete scegliere voi. Vediamo, metto 20 che forse è un po' più realistico. Vedete come funziona, oppure si possono dare anche valori negativi. Mettiamo meno 10 e vedete
che in realtà appena sfiorate l'acceleratore avete un'accelerazione più marcata e comunque si ricongiungono sempre al 100%. È possibile lavorare con un punto, vi faccio vedere, mettiamo valore 10, in più spostare questo punto di varie percentuali più avanti o più indietro, sia con valori sempre positivi che con valori negativi, vedete? Oppure gestire il segnale con multipunti. Punto 1 valore 10, vi faccio vedere se io metto qua valore 12 cosa succede. Si alza questa parte qua, vado al punto 2, mettiamo per esempio valore 25, vedete? Ve la potete gestire come volete. Molto interessante, è possibile anche attivare un overlay che vi mostra i valori che avete impostato per il freno, ma in realtà potete gestire di visualizzare quello che volete e di impostare un tasto per andare ad aumentare o diminuire un determinato valore per un determinato pedale. Passerei adesso a SIMAB per farvi vedere come funziona la vibrazione. Andiamo su Arduino, My Hardware. Come vedete viene rilevato il pedale Simtrek, nel caso fate una scansione di quelle che sono le vostre porte. A questo punto andiamo su Shake It Motor, andiamo su Motor Output e attiviamo Arduino Motor and Fans. Apriamo, in questo caso c'è solo un canale, io questi qua li ho rinominati per un altro hardware, facciamo un test. E in questo caso ho attivato l'ABS. Se volete, a secondo dell'auto, attivate anche Wheel Lock, sarebbe il bloccaggio delle gomme. Io in questo caso utilizzo sempre soltanto le frontali. Andiamo su Effect Profile, ABS, e a questo punto possiamo fare anche qui un test. Tutto funziona perfettamente. Penso, per quanto riguarda il software, di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Spero si sia notata anche la cura che hanno messo nella creazione del loro software. Io faccio un plauso a questo prodotto perché l'ho utilizzato inizialmente con determinate aspettative e sotto ogni punto di vista ha superato quello che era il livello di quello che mi aspettavo. Sicuramente è un prodotto costoso, perché la versione 3 pedali parliamo di 1.492 euro, però devo dire che è veramente ben fatto, funziona bene, il feeling è di altissimo livello per un prodotto di questo tipo. Ragazzi, come ho detto, mi ha stupito, costa tanto ma mi ha personalmente stupito. Se devo trovargli un neo, lo direi nella vibrazione. Molto corposa, il motorino come ho detto è di generose dimensioni ed è anche all'udito sentite che lavora molto forte su quello che è l'azionamento della vibrazione sul pedale. Però per esempio con l'utilizzo che ne ho fatto io premendo molto sul pedale del freno, quando era premuto con la mia massima forza, la vibrazione che veniva scaricata sul pedale si andava ad assottigliare un bel po' rispetto a quando lo premevo con meno forza. Questo personalmente è l'unico aspetto che mi sento di sottolineare, che avrei voluto sentire la vibrazione più forte quando sono al massimo di quella che è la pressione, perché è il punto in cui l'ABS o il bloccaggio delle gomme potrebbe avvenire. Per il resto penso di aver detto più volte nel video quelli che sono i miei pensieri, non so che aggiungere. Ragazzi, il feeling che sia su tutti e tre i pedali è su un livello molto alto. Io non voglio utilizzare altre parole perché non mi piace, però molto molto bello, molto molto bello. Cosa che non faccio mai, poi mi soffermo poi sui due pedali, acceleratore e frizione, che li reputiamo secondari, un feeling tra i più belli, Naturalmente complice la totale solidità nei loro assi, questo sicuramente fa parte di quello che poi è il piacere quando li andate a premere, ma proprio il feeling che hanno questo genere di damper specifici per tutti e tre i pedali fanno fare uno step più alto alla sensazione di questi. Ragazzi, questo è, io cerco di mediare un po' la cosa perché naturalmente è una pedaliera che costa, però effettivamente il feeling merita davvero tanto. Merita tantissimo anche la costruzione, perché sono tutti metalli di pregio lavorati benissimo. Ragazzi, questo è un po' il mio pensiero. Naturalmente mi soffermo di più sul freno, che reputo tra ogni volta sulle pedaliere il pedale più importante, che poi è quello che anche poi ci fa fare il tempo. Anche in questo caso siamo al massimo livello come regolazioni, con la dotazione di serie
potete ottenere tutto. Tutto, si può fare tutto, se capite come funziona, perché ho detto non è niente di complicato, ci sono elastomeri di varie densità, ci sono poi cappucci che permettono o non permettono l'espansione e quindi vanno a ridurre la corsa di uno stesso elastomere di pari durezza, e il damper sotto è quella marcia in più che aggiunge a una regolazione che potete fare perfetta e un feeling al pari di una pedaliera idraulica. Io mi dà fastidio dirlo perché sento poi molti che dicono non lo sento, non sento l'effetto idraulico, lo sento poco, lo sento qui, lo sento giù. Qua è veramente percettibile, è bello, 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 bello sotto il piede, questo è. Naturalmente fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, e faccio una piccola nota: ho iniziato a conoscere questa pedaliera da alcuni amici che l'avevano acquistata e si trovavano benissimo, e quindi ne ho sempre sentito parlare solo che bene, e per questo ero molto curioso di poterla avere tra le mani, perché in realtà come meccanica l'avevo messa su un determinato piano. Effettivamente capisco adesso le loro parole, perché sta su un piano un pochino più alto. E naturalmente qui nel finale ringrazio Simtrek per credere nel mio canale e avermi dato l'opportunità di poter recensire il suo gioiellino. Ragazzi, naturalmente commentate, scrivete, salutatemi. I commenti, i like e l'iscrizione al canale è il modo migliore per supportarmi e aiutarmi a portare sempre nuovi prodotti qui sul mercato, perché ragazzi qui in Italia non c'è tanta possibilità di conoscere determinati prodotti. Ci vediamo alla prossima, ciao!